qua, dopo praticamente 2 settimane a Bangkok si torna in bici. Dopo 2 settimane a Bangkok sono ripartito in direzione Cina, 2000 km più a nord. I primi 500 km erano tutta pianura, lì pedalare era veramente molto facile e per 2 giorni una famiglia thailandese mi ha ospitato a casa loro. Poi, vicino al confine con il Myanmar, sono iniziate le montagne. Dopo aver passato 2 giorni con questa magnifica famiglia, questi 2 magnifici signori e comunque tutta la famiglia qui nel centro della Thailandia, è ora di ripartire in direzione Chiang Mai, quindi andiamoci a prendere la dose giornaliera di cani, oltre che di chilometri. Ecco cosa intendo con cani, che se questi vado lì non fanno nulla, però mi inseguono e sono tanti. Coats and sleeping bags, I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shore, beat down on bonehead back. Stiamo entrando nel National Park, non so leggere quel nome. Finalmente dovrebbe essere finita la salita seria. Strade di montagna a 4 corsie. Steady as the stars in the woods, so happy-hearted in the warmth, rang true inside these bones, as the old pine fair we sang. Ecco, al di là di quel fiume c'è il Myanmar. Sand on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you. Una volta estrarre da Chiang Mai mancavano 2 giorni fino a Chiang Rai e poi successivamente il Laos. Il piano era semplice, ma tra Chiang Mai e Chiang Rai è arrivato un piccolo infortunio che mi ha obbligato a 7 giorni di stop. L'altro giorno, ormai 6 giorni fa, praticamente mi trovavo in tenda e sono uscito la notte per andare in bagno. Però probabilmente uscendo troppo velocemente dalla tenda, alzandomi troppo velocemente, ho avuto un calo di pressione che mi ha fatto svenire e ho sbattuto la testa. Mi si è aperta una ferita lunga 6 cm e sapevo che dovevo andare in ospedale. Il problema è che mi trovavo a 80 km da Chiang Rai, quindi non avevo un passaggio sul momento per andare a Chiang Rai. I ragazzi lì che stanno vicino a me in campeggio, ora grazie a loro hanno trovato un loro amico che con un pick up mi hanno portato a me e alla bici qui a Chiang Rai. Ho pagato comunque 40 euro, quindi molto meno rispetto ai 150 chiesti dall'ambulanza. E niente, adesso mi hanno messo i punti, poi hanno visto che non ho nessun trauma craneo, ho fatto la notte in ospedale e devo aspettare qui 7 giorni fino a che domani non mi levano i punti, quindi domani sarà il 7° giorno, mi levano i punti e poi in teoria possiamo ripartire. Dopo aver raggiunto il triangolo d'oro ho lasciato la Thailandia e sono entrato di nuovo in Laos. Da lì il viaggio è continuato su una strada che su Google Maps nemmeno esisteva, 150 km di sterrato tra villaggi rurali e fango. Siamo appena entrati in Laos per la seconda volta, ma questa volta siamo entrati nel triangolo d'oro. Praticamente qui è una sorta di enclave cinese, infatti si vede dalle strade comunque, non tipiche strade laotiane, ecco. È una città di casino, una sorta di Las Vegas. Oggi è
tosta. Credo che lì un bel camion ha fatto un volo da questa strada. Diciamo che la strada non è delle migliori, mi mancano 15 km ad arrivare, ma percepiti 2000. Hello? Hello? Mamma mia, hello? 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 Il Laos è stato il paese dove ho trovato le condizioni più dure fino a quel momento. Infatti le strade, nonostante fossero comunque delle autostrade, erano completamente sterrate e i camion passavano veloci e sollevavano dei polveroni così fitti che per qualche secondo non si vedeva più nulla. È stato infatti il tratto più difficile da pedalare, eppure tra tutti i paesi per ora è stato anche probabilmente il più bello, per il suo ritmo lento e per quella sensazione di autenticità che si respirava in ogni villaggio. Ecco il confine con la Cina. Uscendo dal sud-est asiatico mi sono reso conto di quanto questa parte del mondo mi abbia lasciato. Ho attraversato il Vietnam, il Laos, la Thailandia. Prima di arrivare avevo in testa immagini e stereotipi come tutti. Pensavo di trovare certe difficoltà, certe insicurezze. Invece qui ho trovato altro. In questi paesi mi sono sempre sentito al sicuro. Ma non solo io, anche le mie cose. Infatti ho visto caschi lasciati sui motorini per ore, chiavi inserite nel quadro, zaini appoggiati fuori dai negozi oppure semplicemente su un tavolo, su una panchina, e nessuno li toccava. E ovviamente non stiamo parlando di paesi perfetti o ricchi, il Laos in particolare non è certo una nazione sviluppata come siamo abituati a pensare noi. Eppure la fiducia tra le persone è qualcosa di concreto, visibile e quotidiano. Pedalando lì ho capito che cosa significa vivere in un posto dove la fiducia è normale, non è solo un'eccezione. E questa è una cosa che in realtà è un po' invidio, in senso buono, perché quando ti senti al sicuro, senza dover controllare tutto, viaggi e vivi in modo diverso. E forse è questa la cosa più grande che mi porto via dal sud-est asiatico, la fiducia.